è stata un'idea che io ho avuto per far sì che io mi ricordavo che 15-20 anni fa c'era un gioco dei bambini che non hanno niente qua su in Cesana, loro non hanno un gioco per passare il tempo, giocare, scrivere, fare disegni. E allora questo è un posto adatto perché c'è il prato, volendo possono fermarsi a far colazione, mangiare, giocare, correre, non è pericoloso, quindi ho pensato di rifare un qualcosa che piacesse a loro, ai genitori e piacesse a me. Quindi io l'ho fatto più che altro, prima sono partito per vedere se veniva qualcosa di buono. Piano piano mi sono accorto che è piaciuto ai bambini, è piaciuto ai genitori, sono venuti insegnanti, voglio dire comitive e poi mi sono accorto dal problema dei messaggi di simpatia che ho avuto nei riguardi loro, quindi io sono soddisfattissimo, non è che viene in cambio niente, però io sono contento di aver fatto una cosa utile, perché almeno quando vengono su la capanna dei Folletti la conoscono tutti, dai ciclisti, escursionisti, perché questo è un quadrivia che passano tutti e si fermano e lasciano un messaggino. Allora, ti faccio vedere. Questa è la più simpatica che ho trovato, guarda. Salve Folletto, te la mando questa lettera per ringraziarti per i biscotti che ho trovato nella tua capanna. Era il mio pranzo. Per il Folletto da Giada. E ti lascio due merendine. Poi sotto, ciao Folletto, sono fedele, questa è anche da parte mia e mi ha fatto questo regalo qua. Poi questa è una. Poi ci sono vari. Questo è un pezzo, io lo ritengo un pezzo molto importante. Questo l'ha fatto un artista, non so. Le cose belle parlano da sole e non si commentano mai perché non c'è nulla da aggiungere. Talvolta anche il contrario potrebbe essere vero, ma tutto questo non dipende solo da noi, ma anche da chi come le legge. Un amico, io non so chi è. Questa no, questa è una lettera che ha scritto sicuramente un insegnante, penso io. Ecco, caro Folletto del Bosco, la capanna è il lavoro creativo di un sognatore. Durante la mia infanzia ho sempre costruito capanne, sentivo il bisogno di crearmi un rifugio tutto mio, un posto dove andare a leggere e a pensare. La capanna ci porta ad estraniarci dalla realtà. Serve a creare uno spazio che ci dia sicurezza e protezione, un posto che ci faccia sentire al sicuro come tra le braccia della mamma. Il luogo che hai scelto per realizzare il tuo riparo è magico. Si ha la sensazione di intravedere i folletti gentili che si nascondono dietro gli alberi. Grazie per avermi permesso di vivere la fiaba e avermi dedicato il suo tempo. Lascia un dono dei colori usati, dei fogli di carta, dove i bambini verranno a vedere la capanna, potranno fare i disegni e fogli. Oh! È un posto di meditazione, scrivere, dipingere, quello che vuoi fare, capito? È un posto che io vengo su delle volte con Bruno e si suona e si passa come diciamo come mezzi artisti, si passa il tempo facendo un po' di musica. Sono le cose le più semplici, ma sono belle e genuine che vengono dall'interno, capito? Non tutti le sentono, tutto qua, non c'è niente di strano.
bello il primo amor, il secondo è più bello ancora. Ermanno innanzitutto è un amico, facciamo i mercatini dell'usato insieme. Quello che mi colpisce di Ermanno, mi ha colpito di Ermanno, che è una persona, dopo aver lavorato per un'intera vita e quindi essere andato in pensione, ha avuto questa grande soddisfazione di lasciare in eredità qualcosa. Se una persona a 80 anni riesce a dare questo segnale ai bambini, agli amanti della natura, vuol dire che una persona non finisce mai di essere gioiosa, di vivere e di dare una testimonianza positiva al mondo. Quindi Ermanno è un amico e quello che mi ha colpito di lui è che dopo una vita di lavoro è andato in pensione e ha fatto qualcosa da lasciare in eredità. Io ho dovuto girare mezzo bosco perché il discorso è questo, la vegetazione qui non è, qui ci sono conifere, non è che ci sono piante, hai capito? È difficile trovare. Quello che ho trovato bene qui è stato lo scotano, questo qua, lo scotano, queste palle qui, che è per il mese di luglio, agosto, che fanno queste belle palle, sembrano palle di nebbia. Le trovi questi qui che servono a ricoprire e nello stesso tempo tengono caldo nella capanna all'interno, capito? Io ci ho messo dei teli per la pioggia, infatti uno se si vuole riparare in caso di pioggia fa un'escursione, sente freddo, entra e si ripara. Ci sono dei teli, volendo si può riposare anche il periodo estivo, mettersi all'ombra e pensare, meditare e guardare l'ambiente. Quello che conta di più è stare in un ambiente così aperto, bello, felice e stare in mezzo alla natura, dove non senti rumore, non litiga nessuno qua. Ho visto che piace, ma la maggior parte piace, anzi dovrei portare degli amici e delle amiche che vogliono vederla. Io non ho lasciato indicazioni perché non servono. E noi ci stiamo rientrando. Sì. Sì, il futuro è roseo, vero? Sì, questo è importante. Abbiamo fatto conoscere un posto bello, tranquillo. Tu questo lo devi vedere, Bruno, quando sei a me.